Ciao, sono Luciana Stella, naturalista dell'Associazione Mira. Con l'Istituto Santa Chiara Pascoli Altamura, la LAV e il Centro Naturale di Lecce siamo al lavoro per portare le scienze oceaniche tra i banchi di scuola. Negli ultimi anni infatti circolano sul web notizie terribili che ci mostrano che il nostro mare sta morendo, che il nostro mare è una grande discarica. Animali intrappolati dai rifiuti o uccisi volontariamente dall'uomo ci mostrano una situazione davvero critica. Per questo che è nato Ocean Literacy, percorso partecipativo di alfabetizzazione oceanica. Porteremo le scienze marine a scuola. Mostreremo a 250 ragazzi che il mare, prima di ogni cosa, è vita. Il mare ha lanciato un SOS. Noi abbiamo deciso di rispondere con Ocean Literacy. Siamo orgogliosi di aver superato il bando del Ministero Università e Ricerca, bando per la diffusione della cultura scientifica. Interpreteremo questa possibilità che il Ministero ci dà per piegare, la ricerca scientifica e quindi l'approfondimento delle cosiddette discipline STEM a quella che è la nostra logica, che è la nostra filosofia della scuola. Quindi sicuramente studio e ricerca sui temi scientifici, ma fortemente collegati agli aspetti affettivi, emotivi e relazionali, ma anche agli aspetti corporei, perché il progetto sarà centrato assolutamente sulla ricerca, sull'esplorazione, sull'osservazione diretta e tattile anche dei reperti, degli oggetti, dei materiali che vengono dal mare, ma ci sarà anche comunque una forte interconnessione con gli aspetti etici che sono per noi fortemente significativi, i diritti degli animali, il problema della cattività, quegli aspetti che poi formano i nostri studenti dal punto di vista estetico e dal punto di vista etico. La nostra forza è naturalmente stare in rete, si cresce soltanto insieme agli altri, ma direi in questo caso soprattutto con il coordinamento e con l'accompagnamento di esperti autorevoli, ricercatori, scienziati. Diamo il via a questa esperienza bellissima. Ciao, io sono Giacomo Bottinelli dell'ufficio A Scuola con Lav e vi parlo della meravigliosa spiaggia del Campese all'isola del Giglio. Quale posto migliore per dirvi come mai Lav è entrata in Ocean Literacy? C'è entrata perché crede fortemente che anche le creature del mare vadano tutelate e sta potenziando le sue azioni in questo senso. Noi verremo da voi a parlarvi dei diritti degli animali, di tutti gli animali, non soltanto di quelli che sono i nostri pet, e dei diritti anche degli animali marini. In particolare vi parleremo poi della cattività di animali come i cetacei che vengono sfruttati nei delfinari, ma il discorso si amplierà molto. Siamo molto felici di essere con voi in Ocean Literacy e speriamo che questo ci porti a ulteriori passi avanti nella tutela dei diritti di chi non ha voce. Sono Piero Carlino, direttore del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento. Da oramai 30 anni che ci occupiamo di tartarughe marine e la nostra attività si basa principalmente sul recupero di esemplari in difficoltà, cura e reintroduzione in ambiente naturale. Dal 2006 ci occupiamo anche di nidificazioni che sono in aumento a causa delle condizioni climatiche in variazione del Mediterraneo. Crediamo molto nel progetto Ocean Literacy perché dare conoscenza e creare coscienza e consapevolezza nei ragazzi è fondamentale per proseguire le nostre azioni di sensibilizzazione e di conservazione della specie. Siamo molto felici di poter partecipare a un progetto di questo tipo perché ci permette di poter mostrare ai ragazzi quelle che sono le attività che un vero esperto compie sul campo nella protezione e conservazione dei nostri habitat, in questo caso soprattutto della tartaruga marina, che è un anello fondamentale nella protezione degli oceani. Mi chiamo Guido Pietrolongo e sono un medico veterinario che studia gli animali marini. Perché li studio? Per conoscerli e per comprendere come proteggerli e come proteggere l'habitat in cui vivono, il mare. Mi trovo qui nel Museo Didattico di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova, dove lavoro insieme al mio gruppo di ricerca per salvaguardare questi animali marini, attraverso numerosi progetti di ricerca e di conservazione. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande durante il percorso che mi vede coinvolto insieme ad altri esperti del mare nel progetto di Ocean Literacy. Partiremo proprio dalla storia di un delfino, di nome Filippo, per scoprire il mondo degli animali marini, le loro caratteristiche e le loro fragilità e quelle dell'habitat in cui vivono e in cui troppo spesso noi esseri umani creiamo una serie di pericoli che mettono a repentaglio la loro vita.
Beh, che altro aggiungere? Ti aspetto per confrontarci e comprendere insieme come proteggere questi animali straordinari e come preservare l'ecosistema marino di cui fanno parte. A presto!